Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi faremo insieme questo arcobaleno facile facile ad uncinetto. Io ne ho fatto un portachiavi perché, come sapete, adoro i portachiavi e poi penso che possa essere un oggettino che può essere utile a tutti. Al mio portachiavi io ho aggiunto un mini cuore amigurumi, di questo vi ho già fatto il tutorial, trovate il link nella descrizione del video. E questo è un tutorial adatto anche a dei principianti. In questi giorni in cui siamo un po' tutti a casa, ho visto che in molti state guardando il corso basico di uncinetto e quindi capisco che ci sono diverse persone che si stanno avvicinando a questo mondo e ne sono molto felice. Quindi questo è un tutorial anche per voi. Non voglio fare discorsi difficili, ma voglio dirvi che vi sono vicina a tutti voi, tutti noi siamo vicini con il cuore in questo momento e che vi voglio bene. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare il portachiavi io ho utilizzato il cotone cablé numero 5 e un uncinetto da 2 mm. Nel tutorial utilizzerò questo misto lana, è un filato da lavorare con un uncinetto da 4 mm e io uso un uncinetto da 3 mm. Ma questo arcobaleno lo potete fare con qualunque tipo di filato. Oltre al filato e all'uncinetto ci serviranno un po' di ovatta, una forbice e un ago da lana. E se volete farne un portachiavi vi serviranno anche una coppia di pinze, un anello portachiavi e un pezzetto di catena. Iniziamo con il color viola e lasciamo una codina iniziale un po' lunga, diciamo 20-25 cm. Facciamo un nodino iniziale, quindi un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E lavoriamo 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ed ora le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo sulla prima catenella. Quindi entriamo nella prima catenella e lavoriamo un punto bassissimo. Tutti i giri cominceranno con una catenella e tutti i giri si chiuderanno con un punto bassissimo. Nel primo giro lavoriamo 12 aumenti, un aumento in ogni punto, partendo dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo. 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2, 3, 12. Terminato il giro, chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto basso del giro. Così. In questo tipo di schema cambiamo colore ad ogni giro, quindi vediamo come cambiare colore. Agganciamo il filo del nuovo colore e tiriamo il filo del vecchio colore per farlo sparire. Iniziamo sempre con una catenella e in questo giro la ripetizione che ripetiamo è 3 punti bassi, 1, 2, 3 e nel frattempo nascondiamo le codine e un aumento, 2 punti nel quarto punto. E ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro. Continuiamo a nascondere le codine, cioè a prenderle nei punti, per 6 o 7 punti. Una volta nascoste possiamo tagliare il filo. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto basso del giro. Agganciamo il filo verde e lavoriamo il terzo giro. Lavoriamo una catenella e partendo dal punto in cui abbiamo chiuso col punto bassissimo, in questo giro lavoriamo 4 punti
e nel frattempo nascondiamo le codine. 3, 4 e un aumento. E ripetiamo 4 punti, un aumento per tutto il giro. Agganciamo il filo giallo e lavoriamo la riga 4. Una catenella, un punto, un aumento, e la ripetizione che ripeteremo per 5 volte è 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento. E ripetiamo altre 4 volte, 5 punti, un aumento. E terminiamo il giro con 4 punti. 1, 2, 3, 4. E chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto basso del giro. Agganciamo il filo arancione e nel quinto giro lavoriamo una catenella, 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e un aumento. E la ripetizione che ripetiamo per 5 volte durante il giro è 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento. 2 punti nel settimo punto. E ripetiamo 6 punti, un aumento per altre 4 volte. E terminiamo il giro con 2 punti bassi. 1, 2. E chiudiamo con un punto bassissimo. Agganciamo il filo rosso, tiriamo il filo arancione per farlo sparire, una catenella e in questo giro lavoriamo nel primo punto un aumento, e 7 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ripetiamo un aumento 7 punti per tutto il giro. Terminato il giro chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo lungo per poter cucire. Le codine sono già tutte nascoste, quindi possiamo tagliare i fili. Cominciamo a cucire l'arcobaleno dal giro viola, quindi pieghiamo in due in questo modo l'arcobaleno e cuciamo prendendo il filo che abbiamo lasciato non lavorato delle catenelle iniziali. Quindi partendo dall'inizio prendo un punto da una parte e un punto dall'altra parte. Un punto da una parte, un punto dall'altra parte. E così molto semplicemente cuciamo la parte sotto. Così.
Ora prendiamo il filo e lo facciamo uscire da un foro della lavorazione di una delle righe e lo lasciamo qui. E cuciamo il lato superiore. Per cucire il lato superiore lavoriamo in modo molto simile, quindi un punto da una parte, un punto dall'altra, e prendiamo solo la metà esterna delle catenelle dei punti, quindi questo è tutto il punto, prendiamo solo la mezza catenella esterna del punto di qua e del punto dall'altra parte. E il primo punto, se vogliamo, possiamo ripassarlo 2 volte per sicurezza. Ora passiamo al punto successivo. Aprite bene il lavoro per capire. Solo la catenella esterna da una parte e solo la catenella esterna dall'altra parte. E questo è il risultato. Cuciamo in questo modo fino a chiudere 3/4 dell'arcobaleno. E prima di chiudere del tutto riempiamo con un po' di ovatta. In questo caso non riempiamo troppo con l'ovatta, riempiamo solo un po' per renderlo morbido. E continuiamo a cucire fino a chiudere tutto l'arcobaleno. Una volta chiuso tutto l'arcobaleno, portiamo fuori il filo dallo stesso foro da cui abbiamo fatto uscire il filo viola e annodiamo questi 2 fili senza tirare troppo, altrimenti deformiamo l'arcobaleno. Tagliamo uno dei 2 fili quasi raso e nascondiamo l'altro filo e il nodo all'interno del lavoro. E tagliamo. E il nostro arcobaleno è pronto. Se volete potete lasciarlo anche così, è bellissimo e perfetto. Ma adesso vi mostro come aggiungere le frange. Prepariamo 3 pezzetti di filo, per esempio qui ho fatto 2 pezzetti celesti e uno viola. Li pieghiamo a metà ed entriamo in un punto nella parte in cui si piega l'arcobaleno tra la riga viola e la riga blu e portiamo fuori questi 3 fili. Allarghiamo bene l'asora e facciamo passare tutti i fili tramite quest'asora, così, e tiriamo. Per la prossima frangia, che metteremo fra il giro celeste e il giro verde, prepariamo un filo celeste e 2 verdi. Ci agganciamo in un punto tra il giro celeste e il giro verde, agganciamo tutti i fili e passiamo tutte le frange e tiriamo bene. E in questo modo mettiamo tutte le frange.
questo è il risultato. La stessa cosa la facciamo dall'altra parte. 1, 2, 3, 4 e 5. La quantità di frange e di fili per ogni frangia ovviamente è a discrezione, lo decidete voi, io vi do semplicemente un'idea, ma quello che è importante è che le frange le attacchiamo tutte dalla stessa parte, perché da questa parte si vede come un punto, dall'altra parte si vede un nodino, quindi è importante che i nodini siano tutti dalla stessa parte, anche perché secondo me questa è la parte più bella. Chiudiamo bene le frange, tirando bene tutti i fili. Con la forbice tagliamo le frange alla lunghezza che ci piace di più. Ed ora, se volete, potete lasciarle anche così, di lana effettivamente sono già belle così, ma per le frange di cotone io ho utilizzato un pettine, un semplice pettine, e ho pettinato il cotone per sfrangiarlo. Io per esempio l'ho fatto con questo piccolo di cotone e quindi senza paura appoggiamo il pettine e pettiniamo per sfrangiare il filato. Per montare il portachiave prendiamo la catena e con una coppia di pinze apriamo l'ultimo anello, inseriamo l'ultimo anello della catena in un punto dell'arcobaleno e richiudiamo. E il portachiavi è già pronto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io al mio portachiavi ho aggiunto un mini cuore amigurumi, di questo vi ho già fatto il tutorial, vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Oggi più che mai, anche se siamo tutti lontani, siamo tutti vicini e con questo tutorial vi volevo dimostrare una volta di più la mia vicinanza. Non vedo l'ora di vedere le foto di tutti i vostri arcobaleni, sapete che potete condividerle con me creando un post sulla mia pagina Facebook o taggandomi in Instagram. Se vi è piaciuto il tutorial non dimenticate di regalarmi il vostro like, per me è davvero molto importante. Condividete il video, in questo modo più persone possibili potranno utilizzare questo schema e iscrivetevi al mio canale se vi piace quello che faccio. E se siete già iscritti, grazie mille. Questa volta più di sempre vi mando un grandissimo abbraccio, un bacio e come sempre ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial. Ciao!